ritrovati nella vetrina delle mod di Total War Warhammer 3, qui con Tiranno Matto. Oggi andiamo nel Kislev, tra schioppi e giubbotti. Un momento, cos'è questa musica? C'era un tempo a Kislev, una guerra civile placabile, dal più virile tra la zarina e l'ortodossia patriarcato. Non era follia, altro che psichiatria o stanchiafi la via. A Kislev tra ghiaccio e terrore il popolino urlava con fervore. Costantin governava e se ne fregava, la zarina gli puppava la fava, ma in onore del vecchio zar la casa Ciocc la ballava Wunderbar. Offriva sempre in ogni bar. Costantin menava i cretin, non accettava pass, patriarca di vodka e kvass. Se vi è piaciuta la cover musicale, rimanete sintonizzati in futuro sul mio canale. Ad ogni modo, dritto al sodo. Nella vetrina di oggi vi parlo infatti della Guns of Erengrad mod. Sviluppata da Calm, la potete trovare sul workshop ed è comprensiva anche della SFO submod. Di che si tratta dunque? Perché schioppi e giubbotti? È una mod a tema polvere da sparo, incentrata sulla città portuale di Erengrad, che è sede anche di Kostaltin e della Grande Ortodossia di Kislev. La mod aggiunge un lord in diverse varianti e 2 eroi, oltre che una serie di unità per la fazione di Kislev ed un'intera catena di strutture da cui reclutare queste unità. Non ci sono ancora per il momento, ma chissà in futuro, delle strutture uniche per Erengrad. Ad eccezione della catena appena nominata, tutti gli altri edifici che vedete qui dipendono dalla mia SFO Basic Collection Mod Pack. Mi preme sottolineare che la submod della Guns of Erengrad, che esiste per l'Overhaul, non solo va a modificare tutte le statistiche che vi mostrerò fra poco, ma va ad integrare la Guns of Erengrad completamente anche nell'albero di ricerca e nei bonus ottenibili dagli alberi di abilità di Lord ed Eroi, al contempo permettendo il reclutamento dei nuovi eroi all'interno di edifici che sono già reworkati dalla SFO. Dunque, partiamo dai Voin, che sono delle guardie del corpo, eroi di fanteria che possono anche essere dotati di un cavallo, per i quali i tratti sembrano abbastanza bilanciati e concentrati attorno all'idea che sono degli ufficiali della Kremlgard, degli ufficiali di fanteria specializzata con una grande bardica, arrivano con diversi tratti abbastanza interessanti e hanno nel loro albero di abilità un insieme di scelte tutte basate sulla difesa e il mantenere la linea, sia contro le unità grandi sia contro la fanteria. Si può sbloccare un vortice, così come dei potenziamenti ad area, appunto, per potenziarci contro le cariche e le unità mostruose. Dal giubbotto e la piastra del primo eroe alla polvere da sparo e giubbotto del secondo. Anzi, della seconda, la Kovnik, una cecchina assassina. Arriva in diverse varianti e ha un albero di abilità incentrato sull'azione di assassinio, sul potenziamento di alcune unità dello schieramento in avanguardia e da sparo in movimento e da sparo in nascosto, oltre che una serie di abilità personali pensate proprio per eliminare mostri, lord ed eroi a bersaglio singolo. Iniziando lo showcase non mi concentro molto sul Voivoda, che è un lord ibrido con pistola e sciabola, molto simile in realtà a un atamano, per quanto abbia la variante, come abbiamo visto, a piedi, a cavallo e in slitta. Dei 2 eroi abbiamo già denotato le statistiche e le abilità. Sono secondo me tutti quanti personaggi molto ben fatti a livello stilistico. La prima unità è quella degli Kvasniks, sono dei popolani con i giubbotti e le picche che vanno a ricoprire il ruolo di antigrande per la fanteria molto economica del Kislev.
Sempre in fanteria, ma ibrida questa volta, gli Zolnierzi. È una fanteria con sciabola e pistola che spara in un arco a 360 gradi anche in movimento. Insomma, è la versione Kislevita dei miliziani della Libera Compagnia. E finalmente abbiamo i Kvasniks, i tiratori di Molotov di Kvas, che sono dei combattenti con sciabola doppia che lanciano anche le Molotov esplosive. Come unità di ultimo livello per la fanteria abbiamo la Guardia del Kreml. Hanno danno penetrante con le loro bardiche e anche un pochino di munizioni che causano una piccola esplosione accecante. La Guardia del Kreml è pensata come unità antifanteria molto corazzata. Passando ai tiratori, iniziamo con gli Strasniks, che sono degli strelzi armati di schioppi. Sparano molti più proiettili a distanza ridotta e penetrano l'armatura. Sono un'alternativa utile nella lista delle unità da tiro di Kislev. Attenzione alla pronuncia degli Storozzi. Sono un'unità da tiro di ultimo livello, praticamente degli strelzi armati con lunghe baionette e dunque dotati di difesa contro le cariche, danno contro le unità grandi, e in SFO il loro danno, oltre che essere penetrante, rompe anche gli scudi. Hanno inoltre alto rateo di fuoco e lunga gittata. Passando ai cavalleggeri abbiamo gli Adjuks, che sono dotati di pistola e sciabola. Sono veramente molto veloci, fanno meno danno rispetto ai pistolieri imperiali, però riescono anche a combattere serenamente contro altra cavalleria leggera in corpo a corpo. Arriviamo alla versione pesantemente armata dei corazzieri, o meglio, i Kirasirs. Ricoprono lo stesso ruolo nella lista di unità degli Adjuks, però con ottima difesa corpo a corpo e altissima armatura. Oltre che un drip veramente speciale, sia per loro sia per i loro cavalloni neri. Per quanto concerne l'artiglieria, abbiamo una vasta gamma di cannoni e mortai. Ovviamente i cannoni, come quelli imperiali, sono specializzati contro le unità grandi, mentre i mortai contro la fanteria. Ma non è tutto, perché le slitte, oltre a dare mobilità, ci permettono pure di schierare i cannoni Urugan, che sono penetranti a ripetizione. Questa mod fa anche un lieve reskin alle slitte da guerra, al piccolo Grom e agli strelzi. Considero questa mod una vera e propria riforma militare di Kislev, che introduce tantissimi nuovi strumenti per rispondere a minacce sempre crescenti, soprattutto in versioni moddate di Total War Warhammer 3. Le aggiunte al roster comunque sono tematiche, non escono fuori dal design della fazione di Kislev, anzi la arricchiscono dando alla città portuale di Erengrad ancora più spessore e unicità. Però lo showcase di oggi non è ancora finito. SPQR. Selezione di potenziali quesiti e risposte. Le statistiche sono bilanciate? Beh, io credo di sì, ma dipende anche quali altre mod si stanno utilizzando assieme alla Guns of Erengrad. Se la Guns of Erengrad è compatibile con mod X, Y, Z, eccetera, se altre mod aggiungono unità simili potrebbero occupare gli stessi ruoli nella lista esercito, oppure causare incompatibilità di textures. Vi consiglio quindi di scegliere con cautela e ovviamente per gli overall sono necessarie delle submods, anche per collegarsi al quesito di prima. La submod della SFO è aggiornata? Beh, come detto prima, sì, è presente, ma non è detto che sia aggiornata, dipende dalla data in cui state guardando questo video. Vi consiglio sempre di controllare l'ultima data d'aggiornamento sulla pagina della submod. Posso giocare multiplayer con questa mod? Beh, sì, sempre che anche gli altri giocatori abbiano la stessa lista di mod attive nello stesso ordine di caricamento, altrimenti la versione di gioco sarà incompatibile. Kislev? Se volete vedere un po' di gameplay con la Guns of Erengrad, vi ricordo che sul canale trovate la live con il Chad Kostaltin del 14 novembre 2025. Grazie per aver cliccato anche oggi sul teschio del tiranno. Spero vi siano piaciuti i meme, spero vi sia piaciuta la vetrina, perché questo è quanto. Tiranno Matto out, alla prossima.